Hai mai sentito di una parola nata per errore, antica ma che usi ancora oggi? Dietro c'è una battaglia sanguinosa, un eroe caduto e una canzone in sua memoria letta nel modo sbagliato. Questa è la storia incredibile della parola lapalissiano. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Ma come nasce? Che storia racconta? E cosa significa davvero? Scopriamolo insieme. Partiamo dal significato. Lapalissiano è qualcosa di talmente ovvio da risultare quasi ridicolo. L'acqua è bagnata o il fuoco brucia, tanto per intendersi, ma per capirne il motivo dobbiamo andare indietro nel tempo, nel 1525. L'Europa è in fiamme. Da una parte c'è Francesco I di Francia, sovrano ambizioso, deciso a conquistare l'Italia. Dall'altra c'è Carlo V d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero. Uno degli uomini più potenti della storia. Si contendono la nostra penisola in una serie di guerre che cambiano il destino dell'Europa. Qui entra in scena Jacques de Chabannes. Un nome che oggi dice poco, ma che ai suoi tempi è una leggenda. Maresciallo di Francia, condottiero rispettato, veterano di tante campagne militari, signore del castello di La Palisse. I soldati lo ammirano, lo seguono con fiducia, per molti è il modello perfetto del cavaliere coraggioso e leale. Nel 1525 arriva il momento decisivo, la battaglia di Pavia, uno scontro gigantesco combattuto il 24 febbraio. Da una parte i francesi, dall'altra le truppe imperiali di Carlo V. La battaglia è un disastro per la Francia. Migliaia di uomini cadono sul campo. Lo stesso Francesco I viene catturato ed è qui che Jacques de la Palisse trova la morte. Secondo le cronache combatte sino all'ultimo, muore da soldato. La notizia sconvolge i suoi uomini, che per ricordarlo compongono una canzone funebre, una sorta di ballata che ne celebra il valore. Una strofa dice: «Et la s'il n'était pas mort, il ferait ancora en vie». Ahimè, se non fosse morto farebbe ancora invidia. Un elogio, un modo per dire che era un uomo straordinario. Ma qui succede qualcosa di incredibile. Con gli anni le copie manoscritte si deteriorano. La grafia crea confusione, la frase viene letta male. Ferait ancora en vie diventa serait ancora en vie. Se non fosse morto sarebbe ancora in vita. Una frase inutile, un'ovvietà assoluta. Ma la gente ride, è colpita, inventa nuove strofe sempre più assurde. E il signore di La Palisse, un eroe di guerra, finisce per diventare il simbolo delle affermazioni scontate. Nel Settecento lo scrittore Bernard de la Monnoye raccoglie queste composizioni satiriche, le divulga. E il fenomeno esplode, nasce il francese La Palissade e da lì arriva l'italiano. Ora pensaci. Ogni volta che dici se piove ti bagni o un triangolo a tre lati, usi un concetto vecchio quasi 500 anni. Ma ecco la parte più affascinante. Dietro una parola che usiamo per scherzare c'è la memoria di un uomo reale. Un comandante rispettato, caduto in una delle battaglie più importanti del Rinascimento. E forse è questo il vero paradosso della storia. Jacques de la Palisse cercava la gloria militare e invece ha ottenuto qualcosa di molto più raro, l'immortalità linguistica. Ora tocca a te. Qual è la frase più lapalissiana che ti viene in mente? Scrivila nei commenti. E se questo video ti ha fatto pensare, allora dai, lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo nel prossimo video.